Namah Shivaya. Benvenuto, benvenuta su Shiva Shakti TV. In questo satsanga parleremo del karma del mondo, un insegnamento che illustra quelli che sono i doveri delle persone che si pongono al comando delle nostre nazioni. Continuate a seguirci. Il compito dei maestri e dei monaci che si prefiggono l'educazione spirituale dei devoti è anche quello di portare degli insegnamenti di base. Oggi parleremo del karma che si applica alle nazioni, ai continenti e alla fine a tutto il mondo. Questo karma dovrebbe essere un insegnamento ben conosciuto dalle persone che assumono su di sé l'onere del comando delle nazioni. Coloro che si sentono eletti alla carica rappresentativa per fare gli interessi delle popolazioni che rappresentano e coloro che governano i paesi di questo mondo dovrebbero essere ben educati alla scienza spirituale, perché la loro azione ha degli effetti particolarmente rilevanti nella vita delle persone. In questo momento il mondo è nel caos, abbiamo guerre che scoppiano, tumulti da parte delle persone che soffrono e governi che spesso sono sordi alle richieste delle popolazioni. Dobbiamo comprendere che coloro che assumono su di sé una carica pubblica si fanno carico della felicità delle persone che amministrano. Dovrebbero offrire ai loro cittadini quelle risorse e quegli aiuti che servono loro per poter affrontare la vita anche sul piano spirituale. Non intendo dire che dovrebbero sponsorizzare una fede o una religione a scapito di un'altra, ma fornire le uguali possibilità a tutti i cittadini di manifestare la loro luce in quella che è la loro terra. Spesso questo non accade e certamente uno degli aspetti è l'ignoranza delle persone che ci guidano sul piano spirituale. Non si rendono conto che la loro azione produce effetti karmici che vanno a influenzare le persone che vengono amministrate. Coloro che si prendono l'onere e l'onore di rappresentare i loro cittadini dovrebbero essere ben istruiti sulle conseguenze spirituali delle azioni. Fornire a una popolazione gli strumenti economici, sociali, culturali e religiosi per cercare di esprimere al meglio i propri talenti e manifestare la felicità nella loro vita non può certamente venire a scapito di altri popoli. Questo è un debito karmico che i governanti impongono sulla schiena e nel destino delle loro nazioni. Un debito karmico significa che il karma riscuoterà in termini di sofferenza le sofferenze causate ad altri e in termini di concedere opportunità le opportunità che vengono concesse ad altri. L'egoismo nazionale è sempre stato alla base delle guerre e rappresentanti delle nazioni che perseguono un interesse personale e egoistico
stanno facendo sprofondare la loro stessa nazione in un inferno che il karma realizzerà per loro. È molto grave per loro come esseri umani e per le persone che hanno fatto in modo che fossero loro a rappresentarli, dover sopportare il debito karmico che la violenza e il male iscrive a loro carico. Gli amministratori dovrebbero essere consapevoli che la felicità del proprio popolo, costruito sulla sofferenza e la morte di altri popoli, non può che essere di breve durata. Dio non privilegia una razza, non privilegia una cultura e non privilegia una religione. Dio ha lo stesso amore per tutte le sue creature. E sebbene qualcuno si senta elevato a un rango maggiore di altri, sappia che questa è un'illusione ispirata dall'oscurità. Non è assolutamente vero, non c'è nessuno superiore a un altro. E dovrebbero essere in particolare i governanti a dimostrare quell'umiltà che rappresenta la vera forza di chi si mette in cima agli altri pensando di essere migliore. E occorre essere consapevoli che il karma non è una maledizione, ma è matematica. È quella matematica spirituale che conta con precisione le difficoltà che abbiamo creato ad altri, le sofferenze che abbiamo imposto ad altri popoli e il male che abbiamo fatto. E tutto questo verrà equamente distribuito a quelle popolazioni che dovranno poi soffrire gli stessi dolori che hanno causato ad altri. Lo so che questo sarà un satsanga impopolare, ma è opportuno richiamare l'attenzione di chi fa il male su quello che sarà il ritorno. Non c'è possibilità di sfuggire alla giustizia divina. Qualcuno crede di farla franca perché magari non verrà punito in questa incarnazione, ma il karma è implacabile nella sua giustizia e tutto il male fatto verrà adeguatamente ripagato, così come tutto il bene prodotto verrà adeguatamente compensato. Dove io vivo è una regione molto bella, con una lingua musicale che ha un detto a questo proposito. Lo traduco in modo che sia ben comprensibile. Dio ci mette molto a ricompensare, ma sia nel bene che nel male la sua ricompensa è abbondante. Non fate l'errore di credere di potervi permettere di causare sofferenza agli altri. In particolare, non tradite la fiducia di coloro che vi hanno messo al potere. Il tradimento è ciò che Dio fa più fatica a perdonare. Certo, Dio perdona ogni cosa, ma il tradimento rappresenta una colpa particolarmente spregevole e grave. Non tradite la fiducia di coloro che vi hanno nominato come loro rappresentanti. Avete un dovere nei confronti delle persone che rappresentate affinché possano trovare la felicità e abbiano le basi in cui costruire anche la loro vita spirituale. Non imponete le vostre idee, consentite alle persone di vivere libere,
ma soprattutto non crediate che la sofferenza degli altri possa diventare la base per la felicità delle vostre popolazioni, perché così non potrà essere. Scatenare guerre, uccisioni, omicidi non farà altro che portare queste catastrofi nel vostro mondo, nella vostra popolazione, nella vostra nazione. Non distruggete le vite che siete chiamati a proteggere andando a fare del male. Questo è un insegnamento che dovreste tenere ben consapevole nella vostra mente e nel vostro cuore, perché il male non può che portare altro male e il risultato del dolore è altro dolore. Abbiamo la forza, la potenza economica, abbiamo le risorse per rendere questo mondo un posto migliore. Ma se chi ci comanda è ignorante sul piano spirituale, metterà le basi per le infelicità future delle proprie popolazioni. Costruire l'inferno è facile e spesso piove sulla testa degli innocenti che hanno come colpa quella di vivere in un luogo, in un territorio che è poi bersagliato dal karma di ritorno del male fatto. Nessuno scampa al karma, soltanto Dio può concederci uno sconto quando lo abbiamo meritato. In questo momento molti popoli soffrono per l'avidità e l'egoismo dei loro governanti, per quell'avidità che li porta a voler stringere ricchezze che non gli appartengono e a possedere ciò che non gli compete, non gli spetta. Certo, queste stesse persone soffriranno ciò che hanno seminato, ma non basterà dire ho ubbidito agli ordini quando dentro di voi sapete che quegli ordini sono sbagliati. Avete una coscienza, sapete che state facendo il male quando non vi opponete al male. Se il bene non prende posizione, sta collaborando con il male per far soffrire i fratelli e le sorelle di questo mondo. E come monaco io non posso rimanere in silenzio quando il male si diffonde nel mondo. Siamo qui per vivere in pace e avere le possibilità di manifestare al meglio i nostri migliori talenti e le nostre capacità. Compito di chi ci governa è fornire l'opportunità a tutti i fratelli e le sorelle della loro nazione per emergere vittoriosi nella battaglia della vita. Ma questo non può essere fatto creando sofferenza e dolore a altre persone. Il male che vedete va contrastato. E certo ci sono persone che scendono in piazza a chiedere la pace a gran voce e a volte a eccedere nei loro comportamenti manifestando una violenza insensata. Per ottenere questa pace, per ottenere che le persone che ci governino siano scelte in base alla saggezza e non in base a false promesse che vanno a stimolare l'avidità e l'egoismo nazionale, abbiamo soltanto il nostro spirito. Preghiamo intensamente perché tutto questo possa cambiare. Il potere della preghiera è molto più forte del potere delle armi. Il potere dello spirito è superiore al potere dell'energia, della mente e del corpo e può condurre l'uomo verso la luce, realizzando quei miracoli che un'unica persona non può realizzare,
ma una massa di persone che prega profondamente per realizzare la pace la può ottenere. La pace non si realizzerà senza sofferenza perché il male tende a creare martiri e questo è profondamente sbagliato. Nessuno dovrebbe sacrificare la propria vita per cercare di tenere lontane le armi della guerra. Non ce l'ho assolutamente con chi fa la professione del soldato. Sono i primi che desiderano la pace perché sono i primi a perdere la vita in guerra. E tutte le persone che conoscete hanno una famiglia, hanno dei figli che amano. Ma coloro che abitano in altri paesi non amano di meno i loro figli e vederli morti è per loro la stessa sofferenza che sarebbe per noi vedere i nostri figli morire. Consapevoli di questo dobbiamo opporci al male in tutte le sue forme, perché se il bene non prende posizione e non alza la voce contro il male, allora permette al male di manifestarsi. Tutto il mondo è in subbuglio e le persone non sanno spesso cosa fare per cambiare la situazione. Si sentono impotenti, non credono di avere strumenti. Ebbene, io posso assicurarvi, la preghiera e la meditazione sono strumenti potenti per andare a cambiare il mondo. Siate portatori di questo cambiamento. Non importa quale religione seguite o quale filosofia o se non ne seguite nessuna. Seguite il vostro cuore. Imparate a distinguere il bene dal male e affrontiamo tutti insieme la prova di questo momento storico mettendo in moto le nostre energie migliori. Con la preghiera e la meditazione cerchiamo di trasformare questo mondo. Le persone inadatte a governare verranno soffiate via dal potere dello spirito. Ma questo potere diventa forte quando le moltitudini lo mettono in esercizio. Dobbiamo usare il potere che Dio ci ha dato per ottenere le benedizioni che ripareranno e guariranno questo mondo. Non fermiamoci di fronte a ciò che il male ci fa vedere come inevitabile, perché ciascuno di noi ha il potere e la forza di opporsi. Fate sapere alla vostra anima che non vi arrenderete nel cercare di rendere questo mondo un posto migliore per tutti. Dovete impegnarvi e noi siamo al vostro fianco e ci impegniamo costantemente per pregare per la pace nel mondo, offrire nostri tapas per aiutare coloro che stanno soffrendo e allo stesso tempo offrire la meditazione e i frutti spirituali che la meditazione porta per aiutare anche solo una delle persone che soffre. Vale lo sforzo di impegnarsi. Chiedo l'aiuto di tutti perché il male che colpisce uno in realtà ferisce tutti. Lavoriamo insieme affinché sia la luce a prevalere nell'oscurità e affinché questa stessa luce illumini la mente delle nazioni che in questo momento sono governate da persone indegne che fanno il male e ne sono orgogliose. Stimoliamo il bene con il nostro esempio e la nostra vita e non abbiamo paura delle ripercussioni del male, perché il male non può vincere. L'oscurità si arrende alla luce, non alle bastonate.
Se entrate in una stanza oscura, non la renderete luminosa menando bastonate a destra e a manca, ma accendendo la luce, l'oscurità fuggirà via. Accendiamo la luce nei nostri cuori e nelle nostre menti, facciamo risplendere lo spirito dentro di noi e poniamo la base dei cambiamenti che giungerà. Stiamo andando verso epoche più evolute. Abbiamo la possibilità di manifestare una luce straordinaria, ma è necessario l'aiuto di tutti. Una fiamma di una candela può illuminare una zona ridotta, ma milioni di candele possono produrre una luce straordinaria. Accendiamo la luce dentro di noi e iniziamo a manifestare quegli esempi che verranno riconosciuti da tutti. Lavoriamo per la pace e la beatitudine di tutta l'umanità. Lavoriamo perché tutte le persone possano avere delle possibilità. Quelle terre che un tempo erano faro di civiltà e di saggezza e che poi diventano invece proiettori di oscurità, possono cambiare e ritornare a portare una civiltà di comprensione, di amicizia e di condivisione. Se questo non avviene è perché non c'è abbastanza forza per la luce per contrastare il male. Ma se tutti noi ci metteremo d'impegno, anche una singola goccia può far pendere il piatto della bilancia in favore di una pace duratura. Spero che seguirete il mio appello e vi unirete a noi monaci che quotidianamente meditiamo e preghiamo per la salvezza di questo nostro mondo. Om Namah Shivaya.